Messaggi dai cassiopediani in ipnosi, e strane coincidenze alla fine della nota, pubblicata da Esperienza Paranormale. Una 35enne americana qui chiamata Marian, benché non sia il suo vero nome, adotta californiana, nel corso di alcune sessioni di ipnosi regressiva è diventata involontariamente un canale sempre e solo sotto ipnosi attraverso cui alcune entità cassiopeiadiane spiegano agli attoniti ricercatori cos'è l'onda, i principi scientifici su cui si basa e chi la abita. Buon ascolto. D sta per domanda. R sta per risposta. Le rivelazioni dei cassiopeiadiani. Domanda: ci stai mostrando tutta una serie di distruzioni. Città di metallo contorto e distrutto, le cose non saranno al sicuro. Cosa esattamente non sarà al sicuro? Risposta: il pianeta intero non sarà al sicuro. Di da cosa? R questa distruzione. Di cosa causerà la distruzione? R non so. Vedo solo l'onda generata. Di cosa genera l'onda? R non vedo nulla. Di cosa fa quest'onda quando è generata? R getta l'asse fuori equilibrio. L'asse magnetico. È di natura magnetica e noi abbiamo un asse magnetico. In qualche modo gli fa qualcosa e lo getta completamente fuori armonia. D e qual è il risultato di questo metterlo fuori asse? R vedo la Terra ruotare non normalmente, ma fuori equilibrio. D ok. E qual è il risultato di questo mettere la Terra fuori equilibrio rotatorio? R distruzione. D ok. Ma non riesci a vedere da dove si origina l'onda? R non riesco a vedere nulla. D è un'onda naturale o innaturale? R non so cosa significhi. Forse la causa qualcuno interrompendo qualcosa. Stanno gettando lo scompiglio, interrompendo qualcosa. Tutte le astronavi, che vedo, di le astronavi generano l'onda? R stanno interrompendo qualcosa. C'è un'interruzione e un disturbo. D le flotte di astronavi, che vedi, arriveranno prima della distruzione o dopo? R l'unica cosa che vedo è che loro cavalcano l'onda da dentro. D la cavalcano da dentro? E non vedi da dove arriva l'onda? R tutto ciò che vedo è che dovremo essere pronti. Di come possiamo prepararci? R loro ci stanno preparando. D non dobbiamo fare nulla da parte nostra? R noi siamo programmati. D come fa uno a sapere se è programmato? R le cose scatteranno da sole al momento giusto. Voi siete preparati con certe cose, libri, films, diverse cose, che fungeranno da interruttore nel vostro subconscio. Vedo una chiave, o una ruota, come due ruote, che si incastrano a vicenda. D ok. Hai l'impressione che l'onda di cui parli venga dallo spazio esterno o viene da dentro il nostro sistema solare? R è sulla sua strada. Noi non lo sappiamo, ma qualcuno lo sa. Di chi sa? Il governo? R sì. D hanno pianificato di dirlo a qualcuno? R stanno mettendo le cose in movimento. Ecco perché molte informazioni si rendono disponibili. D hai altre informazioni importanti? R sì, vedo una donna molto bella. È tutta bianca. È su un'astronave e è una di loro. È molto gentile con me, mi tiene la mano ma è molto contrariata. D cosa ti dice? R dice che non tutti ce la faranno, ma cercheranno di salvare più bambini possibile. D si sa in anticipo chi ce la farà e chi no? R stanno programmando molte persone. Svegliando più persone, che possono, sempre più. Mi sta mostrando la Terra, dice che è come un campo da gioco. Noi stiamo giocando con delle cose e non sappiamo cosa stiamo facendo, giochiamo con cose che non riusciamo a comprendere. D la Terra è un campo da gioco spirituale. Dobbiamo solo giocare? R no, è come a scuola i bambini sono malati. Noi siamo i bambini. D malati come? R le anime sono malate. Di cos'altro ti dice la donna? R che dobbiamo riunire assieme i bambini. Di che bambini? R i bambini spirituali. D e poi cosa faremo con loro? R andremo via con loro. Hanno posti per noi.
D sulla Terra o su altri pianeti? R qualcuno sulla Terra, altri altrove. Non so cosa significa tutto questo. D questo confine dimensionale è sempre associato al gruppo di comete ogni volta che passa? R no, il confine del regno dimensionale segue solamente un cambio di realtà energetica universale, questa volta avviene in concomitanza del passaggio cometario, ma non è sempre così. Di questo confine del regno dimensionale è davvero una sorta di confine dimensionale? R sì. Di qual è la forza che genera l'onda? R parte del grande ciclo. D si tratta del grande ciclo compreso dai Maya? R loro compresero parzialmente. D il loro calendario termina nel 2012, è una data accurata sull'arrivo dell'onda e del grande cambiamento? R più o meno. Rimane indefinito per come voi misurate il tempo. I rettiliani sperano di dominarvi nella 4 dimensione. Comunque ci vorranno più o meno 18 anni e in effetti 18 anni delle presente sessione di ipnosi 1994 porta esattamente alla data del dicembre 2012. Di recente ho letto di esplosioni dei raggi gamma nella stratosfera. Che cosa sono queste esplosioni di raggi gamma? R energia, che si incrementa con l'approssimarsi dell'onda. D ci puoi parlare di queste recenti eruzioni vulcaniche? Cosa le provoca? R il riscaldamento della Terra. D e cosa causa questo riscaldamento? R il cambio di frequenze vibrazionali. D qual è la fonte di questo cambio di frequenze vibrazionali? R l'onda in arrivo di cui vi ho parlato in precedenza. D questa onda è così vasta che i suoi effetti si avvertono anche molti anni in anticipo sul suo punto di arrivo definitivo? R tutte le onde hanno una fase di risucchio. D questo significa che si comporta come fa un'onda prima di rovesciarsi sulla spiaggia, cioè monta in alto e dal basso risucchia tutto verso il largo? R sì. D quindi noi siamo in una sorta di fase di crescita dell'onda, di risucchio verso l'esterno. Di una volta ci hai detto che è un nugolo di comete, che in qualche modo interagisce col nostro sistema solare, e che questo ammasso cometario ritornano nel piano dell'ellittica ogni 3600 anni, giusto? R sì. Ma stavolta le comete cavalcano l'onda del confine del reame dimensionale verso la 4ª dimensione, dove tutte le realtà sono differenti. Dici hai detto prima che quando l'energia cambierà in una densità di 4ª dimensione, la gente vivrà un processo di ringiovanimento, gli ricresceranno i denti, eccetera. Ma cosa succederà a quelli che non si muoveranno verso la 4ª dimensione, quelli che ne sono completamente ignari e non pronti? Saranno spazzati via o esisteranno comunque in un'altra realtà separata? In altre parole, l'onda che arriva proietterà l'umanità nella 4ª dimensione? R l'umanità, il pianeta e tutto questo settore dello spazio/tempo. D ci sono forse esseri che sono venuti qui in forma umana, da fuori, per ancorare la frequenza dell'onda in arrivo, in modo tale che quando giunga qui siano pronte più persone possibile, così che la frequenza planetaria sia settata, e che il cambiamento vibrazionale del pianeta avvenga come previsto e pianificato? R sì. D ok, quando la gente parla dei cambiamenti futuri della Terra, e parla letteralmente di sopravvissuti e di chi non ce la farà, e della distruzione e così via, o della distruzione del 90% del genere umano, insomma, si intende che morirà davvero della gente o semplicemente queste persone spariranno perché andranno nella 4ª dimensione, trasformandosi? Vuol dire questo? R oppure vuol dire che il cataclisma fisico avverrà solo per quelli rimasti dietro nella Terra della 3ª dimensione? D ok, quindi quello che ci stai dicendo è che stiamo ancorando la frequenza, così che quando l'onda arrivi si sposteranno nella 4ª dimensione più persone possibile, e così facendo romperemo la presa che alcuni alieni ostili della 4ª hanno nei confronti della gente della Terra tridimensionale, che vivrà non più condizionata come ora, e saranno liberi di imparare le loro lezioni karmiche senza interferenze? R in linea di massima sì. D insomma ancorando la frequenza stiamo creando i presupposti per una nuova Terra,
che esisterà nella quarta dimensione, separandosi dalla Terra della terza come un organismo cellulare, che si scinde in due, e coesisteranno poi? Stiamo ancorando la frequenza per creare una divisione? R+, che altro un corridoio di sviluppo. D per chi serve questo corridoio? R per voi e per chi seguirà la vostra strada. D questo corridoio è un corridoio, che sarà attraversato dall'intero pianeta? R voi siete alcuni. Ce ne sono altri. Tutto è in via di sviluppo. La conoscenza è la chiave per creare i corridoi. Attraversato il corridoio, vi troverete nella Terra quadridimensionale, in opposizione alla Terra tridimensionale. Tradotto da Pablo Maio.